Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con due importanti comunicazioni di servizio. Allora, la prima è che vi devo confessare una cosa, non so se voi lo sapevate già, ma io sono una babba. Nel nostro dialetto cosa vuol dire? Una persona un po' sciocca, un po' ingenua, che ogni tanto combina pasticci. Però noi amorevolmente ci chiamiamo babiti. Ed è un dettaglio che di noi non sapevate. Perché tutto ciò dite voi che c'entra con il camper? Perché sono una babba e combino casini, quindi sono una babbita alla fine, no? Qual è il pasticcio? Una delle sue. Ho fatto un piccolo pasticcio perché per quanto riguarda i video me la sto occupando io, come sistemazione sul computer e tutto quanto. Qualcosa mi è sfuggito. Michael era convinto che ci fossero i filmati. Io invece pensavo di no, dicevo non ci sono, perché a distanza di tempo ti scordi se l'hai fatti o no. Invece i filmati c'erano, quindi comunicazione di servizio numero 1, vi facciamo vedere un vlog. Dei filmati persi che abbiamo ritrovato, che vanno a completare il lavoro che abbiamo fatto vedere nel video precedente e che sono simpatici, che possono farvi anche divertire un pochettino. Per quanto riguarda la seconda comunicazione, ecco, la seconda è diciamo una ciliegina sulla torta, quindi che cosa facciamo? Ve la diciamo ovviamente alla fine del video, perché è una cosa molto carina. Toccante. Esatto. Ve la sveleremo oppure no? Lo scoprirete alla fine di questo video. Quindi restate con noi fino alla fine per capire di cosa si tratta. Vi lasciamo al vlog dimenticato che in realtà ora esiste. Ragazzi, abbiamo trovato una soluzione che non è la soluzione migliore, diciamo, delle soluzioni, però è comunque una soluzione per noi a livello di tempistica e di finitura, insomma, finale, che secondo noi è la cosa migliore in questo momento, perché sennò dovrei andare a comprare una saldatrice per andare a saldare un pezzo di lamiera sopra qui, e alla fine diciamo che siccome io ho tolto una parte di lamiera che è più o meno come questa qui, che andrò a rimettere, ad incollare, però non andrò a saldarla sulla parte portante del parafango, andrò a mettere un po' di silicone, a incollarla, a sigillarla per bene dei lati sempre col silicone. Se basta il silicone andremo poi in seguito a verniciarla, altrimenti andrò a mettere dello stucco metallico. In seguito capiamo più o meno come eseguire. Quindi abbiamo preso questa decisione, andiamo a eseguire il lavoro. Per l'incollaggio utilizzeremo questo silicone che è buonissimo, è un silicone nautico, ma è buono anche per lattoniera, settore auto, ed è resistente all'acqua. Abbiamo controllato sulla scheda tecnica e va benissimo per questo tipo di lavoro. Quindi andiamo a incollarlo con questo silicone qui. Vuoi un altro beccuccio nuovo? No. Come lo metti senza beccuccio? Sì. Oh no. Direi che va bene senza beccuccio. Uno scudo stiamo facendo per Camperito. Bisogna uno scudo, un cuore faccio. Ho sbagliato. E tu non mi hai detto niente, nemmeno. E quindi? E mo prendi una stecca, cerchiamo di risolvere subito, no? Quindi risolviamo il problema. E niente ragazzi, perché per ogni problema bisogna trovare sempre una soluzione, siccome i problemi escono fuori sempre e ne abbiamo di soluzioni che troviamo. Eccoci qua, con la stecca, a cercare di risolvere, però finché io porto la stecca Michael l'ha già risolto con un pezzo di lamiera vecchio, perché Michael è Michael e Michael fa così. E Michael è sempre questo, quello che fa queste cose. Quindi io la prossima volta se mi cerca un materiale da prendere non glielo prendo, semplicemente. Siccome io mi trovo bene con la stecca, perché io utilizzo lo stucco, la stecca giornalmente, qualcosa ha voluto che io mettessi il silicone così. Mettiamola così, dai. Ci pariamo sempre il c***o in questo modo. Qualcosa ha voluto che
Noi. Ora devo prendere un po' di alcol per pulire questo silicone dalla superficie esterna? No. No, non serve. No, non Tu serve. Gli attacchi le morsette al silicone. Sì, vai. Sì, tranquillo. Ma davvero lo stai dicendo? No, ci vuole qualcosa per pulire. Eh. Se io all'incentro metterei pure un po' di silicone. E io pure. Sì, vai. Dove? Ah, la carta. E perché? Per pulire. No. Mi hai detto che andava pulita. No, io per favore me ne vado direttamente, me ne vado proprio via da questa porta, me ne vado. Cioè ogni cosa che gli passo dice che poi non la vuole e meno male che ci sono i video che dicono che me l'ha chiesta. Bello, un bel lavoro di Perché lavoro di Si vede bello nella telecamera, va. Pare lo sfogo di Venom. Ci ha vomitato Venom. Sopra. Sono un illuminato io. Vai, dimmi. Allora, il risultato mentre si lavora, giustamente non è una cosa bellissima da vedere, perché abbiamo fatto l'errore di mettere il silicone davanti. Gli inglesi usano una forma per questo, dicono trust the process. Abbi fiducia nel processo. Abbiate fiducia nel processo, ragazzi. Allora, guardate come sto spalmando per bene il silicone, così diventa più bello per i video di YouTube, guardate. Sì, però io ho una cosa da dire, poi lo stucco ti si attacca qua sopra quello delle lamiere. E Non col lo metto lo morsetto. stucco alla lamiera, non lo metto. Preferisco siliconarvelo per bene dei bordi, capito? E lo lasci solo col silicone. Preferisco sì, E una domanda, i morsetti come li metti adesso in questo modo? con qualcosa di sopra. Che si incorrela al silicone? Beh, quello è il problema. Un bel lavoro di Ma vi rendete conto che mi imbroglia Camperito, mi imbroglia. Non è che si sporca il morsetto, si deve sporcare le mani. Io mi devo sporcare le mani e lui non si deve sporcare le mani, fammi capire. Guarda come è uscito il silicone fuori, guarda. È uscito fuori il silicone, guarda. Chi sono un lavoretto ai fiocchi? I fiocchi. Se vai da un carrozziere ti assume subito, secondo me. Secondo me sì, perché gli facilito il lavoro, subito io gli risolvo il problema con poco. Capito? Nel mio lavoro, sapete cosa dicono? Stucca e silicone si fa un figurone. Ecco, capito? Quindi capite adesso. E io so dove potresti andare, da quel carrozziere che ha aggiustato la macchina a una nostra amica. Quello che ha messo uno là dentro con un martello e li faceva sbattere. Bella fiducia, E quella macchina è diventata peggio di prima. E l'ha fatta pure pagare, gliel'ha fatta. Ma quella che poi si è venduta. Quella che si è venduta, sì. Ragazzi, io personalmente sono soddisfatto del risultato perché comunque sono andato a rinforzare la struttura, sono andato a riparare il danno, diciamo, e ho praticamente ripristinato la lamiera che c'era in precedenza. Sarebbe stato meglio saldarla perché sarebbe stata una cosa unica al telaio, però comunque se tiene con il tempo va bene come soluzione. L'altra cosa che andiamo a fare adesso sarà questa qui. Qua ne manca un bel pezzo, vedete? Quindi avevo pensato di mettere all'interno sempre una lamierina che mi va fuori e mi va a seguire la sagoma. Però siccome qua c'è un problema più grave, Perché, come avete potuto vedere dai video precedenti, c'è anche tutto questo fatto così bene, è un lavoro certosino qua, proprio fatto bene. quindi siccome qua c'è un problema diverso, diciamo, allora siccome qui l'acqua è entrata qua, l'acqua non so se è entrata da dentro o è arrivata qua, comunque per non divagare qui Figurati, solo qui 2 non minuti. so se facciamo lo stesso sistema. Io avevo pensato di mettere una lamierina interna. Ma di chi è stata l'idea di risolvere con silicone la mirina? Tua. Quindi Tua a me il merito e a me casomai no. Ah, il merito a te casomai il è anche la colpa, sì. No. Però La l'esecuzione la sta facendo lui, quindi la colpa è la colpa sua. me la prendo io, tranquillo.
Quindi questo è così. Riempio praticamente uno spazio che era anche arrugginito. Siccome c'è uno spazio dove si formava la ruggine, noi andiamo a riempirlo di silicone perché lì si filtrava l'acqua, capito? E poi alla fine no, la lasciamo così noi solo con questo silicone, questa soluzione. O ci andrà qualcos'altro sopra? No, ci andrà qualcos'altro sopra. Che cosa? L'antirombo. Ok, quindi ecco perché non vuoi stuccare. Prima verniciamo e poi facciamo un po' una passata di antirombo. Ok. Per questo, vedi che adesso io vado con questa siringa, questa praticamente è una siringa di silicone, andiamo a inserirla qui, in questa fessura. Aspetta, non vedo. In questa fessura, dove si era fermata la ruggine. Che noi abbiamo formata la ruggine, che noi abbiamo trattato. E noi adesso andiamo a riempirci tutta questa parte qui, con questo silicone. Così l'acqua non si dovrebbe più filtrare qui perché trova il silicone, giusto? Si spera. Dovrebbe essere così. E il cuoricino va tamponato pure? Quello cuoricino. Questo. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Per questa ripresa, guardate, 2 like a testa. Minimo. Perché ci vorrebbe una terza persona che riprende noi due come siamo messi in questo momento. Cosa stai facendo ancora? Quanto sono interessato? Cosa stai facendo ancora con questo silicone? Ma che c'è? Mi riempie tutti i buchini, tutte le cose. Praticamente abbiamo, al posto della saldatrice abbiamo risolto con No, un tubetto di silicone. A posto dello stucco. Ma il cuoricino resta lì. A posto dello stucco. Il cuoricino resta lì. Qual è cuoricino? Quello. Sì, quello è un buco che c'era già. E non fa niente, non E filtra se c'era acqua. già? Mica l'ho fatto io, no, quello non fa niente. Ma sei sicuro? Era in dotazione? Sì, era in dotazione, sì. Tutto perfetto, ragazzi. Tutto in dotazione qua. Tutto bene. Il cuoricino perché è un camper fatto col cuore. E con tanto amore. E sudore. Anche un pochino di sangue ogni tanto. Gli altri pezzi precedentemente verniciati adesso sono così. Ti sto riprendendo? Stai riprendendo? Sì. Allora ragazzi, questa è la testina. Ok. Venite belli, venite. Questa andrà qui. Ok? Io sarò in cambio con questa qui. Perché quella è così nera? Che significa? È nera quella. È nera, mani mia, aveva 100 anni, non lo so. Tu a 100 anni come sarai? Io a 30 anni come sarò? Non lo so, dovrei tornare indietro nel tempo. Com'ero potresti chiedermelo? Non come sarò, scusa. Scherzo, dai. Ah, Guarda bella. Guarda bella, è lui o non è lui? Che dice, è lui o non è lui? Lo so io. lo vedo più piccolo, lo vedo più corto. Come più forte? Tutto a posto, sì? Perché è più nero, più nuovo. Sembra più corto, sì. No, è più stretto qua, vai. Semplicemente più stretto. Non è più corto. Va bene? Stesse misure dentro. Vedete le differenze, ragazzi? Perfetto. Perfetto. Questo è un pezzo di ferro. E questo è un altro pezzo di ferro. Cosa? Prendi- Ripeti. prendi- Cosa ci sarà qua dentro? E boh, 1000. I freni. Sono le pasticche dei freni. Devo andare a prenderle? Dammi la taglierina. Ed eccoci alla fine del video in cui è arrivato il momento di annunciarvi la seconda comunicazione di servizio. Possiamo annunciarvi che nel prossimo video vi sveleremo l'errore più grande che abbiamo fatto fino ad ora nella ricostruzione di Camperito.
di cui comunque abbiamo parlato nei video scorsi per farvi capire e intuire quale fosse l'errore che abbiamo fatto. Abbiamo disseminato qua e là gli indizi negli scorsi video, ma solo una persona tra di voi è riuscita più o meno poco ad avvicinarsi a quello che fosse l'errore che abbiamo commesso. A partire dal prossimo video pubblicheremo una serie di video dove vi racconteremo tutto, ciò che è successo, come abbiamo agito, quale errore abbiamo commesso e come l'abbiamo affrontato. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi questa grande rivelazione. E se vi va, date un'occhiata ai nostri video, magari riuscirete in anticipo a capire di cosa si tratta. Aspettiamo con curiosità i vostri commenti e speriamo di vedervi numerosi nei prossimi video. Un bacio grande e alla prossima! Ciao! Ciao!